Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi facciamo una cronoscalata con una Maserati piuttosto rabbiosa. Stiamo parlando della Maserati Levante GTS. Oggigiorno il nostro mercato è invaso dai cosiddetti SUV sportivi, che vi piacciono o no, vendono veramente tanto. D'altronde le case automobilistiche non fanno altro che assecondare le richieste di mercato. Inutile negarlo, rappresentano ormai una grossa fetta di vendite e quindi di fatturato. Basti pensare a Porsche che grazie al Cayenne riuscì a risollevarsi sull'orlo del fallimento, riuscendo anche a terminare gli sviluppi della Carrera GT mandandola in produzione. O un esempio più recente è anche Lamborghini, perché attualmente la Urus rappresenta ben il 60% delle vendite globali del brand. Stessa cosa vale anche per questa. Oggi sono a bordo della Maserati Levante GTS, modello piuttosto importante per questo brand, non solo perché è il loro primo SUV, ma anche perché questo modello rappresenta una grossa fetta delle vendite. È una Maserati, quindi dinamicamente parlando, è una Maserati in tutto per tutto. Oggi ho deciso di fare la recensione sulla Cesana Sestriere, strada della famosa cronoscalata che si tiene tutti gli anni. Luogo un po' insolito per testare un cosiddetto SUV sportivo, però mettiamo la modalità sport, cambiata manuale. E quindi vediamo di che pasta è fatto questo bestione con un motore esagerato sotto al cofano. Mettendo in sport, la prima cosa che fa impressione è indubbiamente il motore. Qui davanti abbiamo un 3008 V8 biturbo di derivazione Ferrari che sviluppa 530 cavalli e 730 Nm di coppia disponibili tra i 2500 e i 5000 giri. Avere davanti un grosso motore costruito da Ferrari è già un grosso motivo di vanto ed orgoglio. E devo dire che spinge veramente tanto, ma tanto. A 7000 giri e ci arriva in un batter d'occhio, grazie anche al favoloso cambio ZF 8 rapporti. Sentite? Che spettacolo! Le palette sono metalliche e ogni cambiata è un piacere sfiorare queste palette e godermi queste cambiate quasi fulminee, perché comunque sia, pur non essendo in doppia frizione, le cambiate sono piuttosto impressionanti. Ci tengo a specificare che il sound che viene da qui dietro è così bello e genuino che qui sulla Maserati Levante non c'è bisogno di alcun tipo di suono artificiale riprodotto attraverso l'impianto stereo, cosa che fanno tante sue rivali straniere. L'assetto, perché adesso abbiamo le sospensioni in comfort, effettivamente a salire un po' di rollio si sentiva. Mettendo le sospensioni in sport non cambia solo l'assetto, che diventa più rigido, ma possiamo anche avvertire un assetto molto più piatto e neutro. Qui in questa impostazione possiamo avvertire che il rollio è praticamente sparito. Che scollinamento! Questa strada è una meraviglia, immaginatevi quei prototipi da cronoscalata che la fanno a buono. Stiamo parlando comunque di una macchina grossa, con il baricentro alto, è un peso che non è proprio un peso piuma, 2170 kg a vuoto, eppure sia è sorprendente dal punto di vista dinamico. E con tutta questa cavalleria
le prestazioni sono notevoli. Stiamo parlando di un 0 a 100 coperto in 4 secondi e 3 e una velocità massima di 291 km/h. Tutto ok. Si muove veramente bene in questa strada. Fantastici anche i freni. Qui abbiamo un impianto frenante in acciaio con dischi da 380 mm. Le pinze sono mastodontiche, ogni volta che il piede lo sposti sul pedale del freno senti tutta questa massa fermarsi in uno spazio piuttosto ridotto. E grazie anche al sistema di trazione integrale Q4 possiamo goderci tutta questa potenza nella massima sicurezza, perché in condizioni di scarsa aderenza fino al 50% della potenza viene trasferita sulla sala anteriore, in condizioni ottimali il 100% viene scaricato dietro. E comunque sia, questa non è una trazione integrale che va a rovinare il divertimento di guida, perché come già detto, settando la macchina in sport con le sospensioni rigide ha un comportamento piuttosto piatto e neutro, senza tendere né al sovrasterzo né al sottosterzo. Le dimensioni e la massa, inutile negarlo, si fanno sentire, però il modo in cui spinge e si muove in questa strada stretta, tanta roba. Tanta roba. Oh che bella, abbiamo una galleria. Mi piace anche il fatto che il cambio in modalità manuale, una volta arrivati al limitatore, la marcia rimane lì e non interviene l'elettronica inserendo automaticamente la marcia successiva. È una macchina piuttosto coinvolgente da guidare, divertente, e dopo qualche minuto che inizi a prendere confidenza con il mezzo, con le dimensioni, inizi quasi a dimenticarti che stai guidando una macchina piuttosto grossa e ingombrante. E avendo già avuto l'occasione di guidare altre Maserati in passato, posso dire che anche questa Levante GTS ha il vero DNA Maserati, non solo per quanto riguarda la guida, le sensazioni, ma anche lo stile. Guardando questa macchina possiamo capire immediatamente che è una Maserati in tutto per tutto. Stupenda questa configurazione blu emozione con gli interni cuoio, un sacco di alluminio e fibre di carbonio. Sono anche piuttosto confidente nel spingere una macchina così grossa in una strada così, perché in modalità sport mi piace molto lo sterzo. Col crescere della velocità diventa più rigido e lo trovo piuttosto preciso e comunicativo. Beh, voi che dite delle doti dinamiche di questa macchina? Io sono salito su per Sestriere senza il minimo sforzo, senza dover lottare col volante per tenere questo bestione sulla strada, e volendo, per chi vuole usare ancora di più, rimanendo sempre nella famiglia Maserati, è disponibile anche la versione trofeo con ben 300 km/h di velocità massima. Io penso che già una GTS per un utilizzo prettamente stradale sia più che sufficiente. La cosa che mi piace molto di Maserati è che, giocando sul configuratore, ho scoperto che senza sovrapprezzo è possibile andare a ritirare la macchina direttamente in azienda a Modena e poi fare uno shakedown direttamente all'autodromo di Modena. Ovviamente una Maserati non è solamente sound a pelle d'oca, prestazioni. Le Maserati da sempre sono il connubio tra sportività, comfort e utilizzo quotidiano. Infatti adesso stiamo rifacendo il percorso della Cesana Sestriere, però in discesa e in modalità comfort, quindi togliamo la modalità sport, sospensioni le abbiamo messe più morbide, l'assetto si è abbassato, qui abbiamo delle sospensioni Skyhook
assetto che si abbassa automaticamente con il crescere della velocità. Si possono regolare in 5 altezze. Nell'impostazione più alta si alzano di 4 cm. Qui infatti abbiamo anche l'impostazione off-road, quindi volendo questa vuole essere una Maserati versatile e sfruttabile in tutte le occasioni. Che cosa cambia in modalità comfort? Qui possiamo goderci le qualità da Gran Turismo tipiche di Maserati. Il volante diventa più morbido, leggero, ci permette comunque di muoverci in questa strada tortuosa senza troppi sforzi. Il pedale dell'acceleratore è molto delicato e qui non abbiamo la massima erogazione di potenza. Le valvole di scarico si chiudono, lo so, è un vero peccato. A valvole chiuse posso apprezzare molto bene l'insonorizzazione dell'abitacolo. Il pedale dell'acceleratore diventa molto più morbido e delicato, permettendoci di viaggiare in economia, se così si vuol dire. Io personalmente guidando la macchina in normal non sono riuscito a fare più dei 10 km al litro a velocità costante, però come media tra normal e sport qui siamo sui 6 km al litro, non di più. D'altro canto questa non è una macchina per tutti, stiamo parlando della GTS, una versione che di listino viene quasi 140.000 euro. Così configurata quanto viene? 153.000 euro. A livello di versione, allestimento e optional il prezzo è assolutamente in linea con la concorrenza. E io penso che più o meno a parità di prezzo non ha nulla a cui invidiare rispetto alle sue rivali, specialmente le tedesche. Qui dentro siamo avvolti da materiali piuttosto pregiati, abbiamo pelle, alluminio, fibra di carbonio. Nel configuratore abbiamo a disposizione 3 tipi diversi di fibra di carbonio. Onestamente la macchina che mi hanno dato è quella con, a mio avviso, il carbonio che mi piace di meno, perché alla vista sembra un effetto carbonio. Tra tutti i tipi di carbonio disponibili io preferisco il classico con la finitura lucida. Un vero peccato che di sera questi interni non vengano valorizzati per nulla, perché sono privi di un'illuminazione, non c'è alcun tipo di luce che crea l'ambiente, ci permette di vivere l'abitacolo senza avere l'idea di essere una caverna. L'unica cosa negli interni che non ha soddisfatto le mie aspettative sono questi 2 bottoni, quelli dell'accensione del motore e della regolazione delle luci, perché non sembrano proprio 2 bottoni degni di una macchina da 140.000 euro più optional. Questa macchina, essendo praticamente full optional, ha un optional che a mio avviso è un must da avere. Stiamo parlando dell'impianto audio premium, sviluppa ben 1280 watt. È quasi un peccato ogni volta che apro gas abbassare a 0 il volume, perché la qualità audio che esce da queste casse è monumentale. Ed è una di quelle tante chicche che ti permettono di goderti questa Maserati a livello quotidiano, di sentirsi coccolati e di viaggiare nel comfort più assoluto. Il connubio di queste sospensioni adattive con questa spalla piuttosto alta dei pneumatici permette alla Levante GTS di assorbire molto bene tutte le asperità dell'asfalto. Ok ragazzi, facciamo raffreddare un po' questo bestione, ne approfitto per farvi un focus sugli esterni e anche sugli interni. A me, esteticamente parlando, piace questa Levante, soprattutto in questa configurazione. Peccato che è veramente zozza, perché alla luce del sole questo colore risalta veramente bene. Qui possiamo vedere in tutto per tutto lo stile puramente Maserati. Che cosa ne pensano i passeggeri che si siedono dietro? Beh, devo dire, qui lo spazio per le gambe ce n'è in abbondanza, come potete vedere. Poi i passeggeri possono godere anche del clima e anche delle prese USB per la ricarica dei dispositivi. Poi, altra chicca, vi faccio vedere. Qui abbiamo 2 impostazioni per poter riscaldare i sedili. La visibilità nell'abitacolo è piuttosto buona, un peccato non poter avere un bel tetto panoramico, però qui abbiamo come optional tutto il cielo rivestito in alcantara. Quindi potete capire che volendo, se non avete problemi di budget, potete rendere questa Maserati un vero e proprio salottino. I vani portaoggetti non mancano. Qui abbiamo anche una sorta di frigorifero, perché possiamo far convogliare aria fresca in questo vano
Qui praticamente c'è la mia merenda e come potete vedere è piuttosto profondo e spazioso. Dando uno sguardo più da vicino un po' a tutte le impostazioni, qui possiamo regolare le sospensioni. Qui possiamo irrigidirle, il bottone Sport. Ice è la modalità consigliata per le condizioni di scarsa aderenza, in cui l'elettronica è molto presente, il pedale dell'acceleratore è molto morbido. Questa è l'impostazione d'off-road e qui per staccare completamente i controlli. Qui sul volante invece abbiamo poche ma importanti funzioni, come ad esempio i comandi vocali per gestire le chiamate e qui le frecce per giocare con il computer di bordo, come potete vedere. Qui invece abbiamo i comandi degli ADAS, che devo dire ormai sono un must. Ma diamo un'occhiata rapida all'infotainment della Maserati Levante, perché qui abbiamo uno schermo da 8,4 pollici compatibile sia con Android Auto che Apple CarPlay. Il collegamento col telefono è molto semplice e in generale come interfaccia la trovo piuttosto semplice e intuitiva da utilizzare. Ottima la possibilità di configurare il clima sia con i classici bottoni che attraverso lo schermo digitale. Molto comoda anche qui la possibilità di riscaldare la corona del volante. Per un uso invernale diciamo che questo è un optional da avere. Poi molto interessante non solo il riscaldamento dei sedili, ma per un uso estivo è il massimo, anche la ventilazione sia per il lato guidatore che il lato passeggero. Come menzionato prima abbiamo gli ADAS che possiamo controllare anche tramite lo schermo. Qui abbiamo il Traffic Sign Assist, Forward Collision Warning, l'Active Blind Spot, il Lane Keeping Assist e ovviamente abbiamo anche la guida semi-autonoma. Ottima anche la capienza del bagagliaio che è di 580 litri, capienza che sale fino a 1620 litri abbattendo anche i sedili posteriori. Disponibile come optional, che questa Levante chiaramente non ha, è il sensore collocato sotto il paraurti che ti permette, avvicinando il piede, di aprire il bagagliaio. Funzione molto utile quando magari si vogliono caricare borse e bagagli avendo già le mani occupate. Il sound, beh, quello c'è, prestazioni pure, anche i contenuti e indubbiamente anche il design. Io penso che il nostro paese ha bisogno di un po' meno esterofilia e un po' più di amore verso i prodotti nostrani, perché io sento fin troppe critiche gratuite nei confronti delle macchine italiane. Io sto guidando questa Levante GTS da una settimana e ne sono piacevolmente sorpreso. Onestamente mi aspettavo qualche difetto in più rispetto a quelli che ho riscontrato e oggettivamente che bomba di macchina. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!